Ciao, io sono Sumaya Abdelkader, sono nata e cresciuta a Perugia e vivo a Milano da circa 23 anni. Sono attualmente consigliera comunale a Milano, ma nella vita sono anche una scrittrice, sociologa e collaboro con molte scuole e università sui temi dell'intercultura e dialogo interreligioso. Sì, questo è un tema a me molto molto caro e sono impegnata su questo fronte da tantissimi anni perché nel mio percorso ho incontrato molte donne che hanno avuto problemi o che hanno problemi, sia di violenza in casa o di discriminazione, discriminazione al lavoro, discriminazione per tanti temi, tante questioni legato, non so, all'appartenenza religiosa, al modo di vestirsi, al colore della pelle, alle origini e così via. Quindi ma proprio anche per il fatto di essere donne. Questo mi ha fortemente incentivata a voler fare qualcosa e quindi negli anni ho costruito vari progetti, tra cui uno all'interno delle comunità musulmane proprio volto a contrastare la violenza contro le donne o la loro discriminazione all'interno delle comunità o delle famiglie musulmane. Beh, sicuramente la frase ha un senso nel suo contesto. Vuole essere una provocazione, ma neanche tanto, perché una provocazione perché dire che indossare il velo è un gesto femminista va a toccare degli aspetti importanti. Innanzitutto il nostro immaginario. L'immaginario dei più vede le donne musulmane che indossano il velo come sottomesse, come non libere. Dire che invece è un gesto femminista insomma, crea un cortocircuito nel nostro immaginario. Quindi diventa un gesto femminista perché è femminista ciò che diciamo, cerca di dare alle donne la propria emancipazione, indipendenza, autonomia e autodeterminazione. E questo lo si può fare anche a livello spirituale, essere emancipate, libere, autodeterminate da un punto di vista spirituale. Per me questo è il mio percorso spirituale di indossare il velo. Diventa ribelle perché viviamo in una società dell'immagine, del corpo che ci presenta e ci impone un modello di corpo femminile, un modello di perfezione, un modello di bellezza femminile dentro il quale non è concepito tutta una serie di invece situazioni di normalità delle donne invece e quindi il velo diventa anche una ribellione a questo modello imposto. Per me è stato molto importante anche per il messaggio che ha dato alle tante donne e ragazze musulmane, che si può essere protagonisti della propria vita, che si può fare cose importanti nella propria vita e poi vedersi rappresentate, seppur un personaggio non può rappresentare tutte le donne musulmane, però vedersi anche parzialmente rappresentate è stato per tante importantissimo. E poi ho ricevuto messaggi da ragazze e ragazzi non musulmani che mi hanno detto, e questa è stata una cosa molto frequente e mi ha fatto molto piacere, se avessimo visto o capito, se avessimo visto prima un prodotto tipo Scam Italia 4 e se avessimo capito prima il punto di vista di una ragazza musulmana di un certo tipo eccetera, forse ci saremmo comportati diversamente con le nostre compagne di classe o con le ragazze musulmane che abbiamo incontrato nei nostri percorsi scolastici o di vita. Sicuramente c'è un problema di retaggio culturale patriarcale diffuso ovunque, nel mondo musulmano e non solo, ma ci sono anche movimenti culturali che stanno cambiando tutto, che stanno portando verso una sempre più piena emancipazione delle donne e che insomma è importante e significativa. Questo guardando all'oggi. Poi però in tanti si dimenticano di chiedersi ma l'Islam come nasce rispetto al tema delle donne? Cioè quali sono le basi che pone 1400 e passa anni fa rispetto al tema delle donne? Se si va ad indagare questo,
si scopre quanto oggi invece questo messaggio, questo insegnamento originale è stato tradito da una parte di musulmani, perché l'Islam pone le basi rivoluzionarie per le donne. Se pensiamo che gli dà il diritto di scegliere chi sposare, stiamo parlando di 1400 anni fa, non era banale neanche qua da queste parti, non sceglievano le donne chi sposare. Gli dava il diritto di divorziare. Il divorzio in Italia è arrivato pochi decenni fa, nell'Islam esiste da 1400 anni fa. C'è il diritto di usare anticoncezionali. 1400 anni fa non c'erano le pillole, ma ci avevano i loro mezzi. Gli dava la possibilità di avere proprietà privata, che per noi è scontatissimo oggi, ma 1400 anni fa non era scontato da nessuna parte quasi del mondo. Gli dava il diritto e il dovere di studiare, la possibilità di lavorare, eccetera, eccetera. Quindi pensate nel contesto erano davvero rivoluzionarie queste cose. Anche l'aborto, un'apertura all'aborto, eccetera. Poi è successo, come succede spesso, regressioni culturali in alcuni paesi, l'arrivo di dittature, l'arrivo di regimi autoritari che spostano gli equilibri, spostano i diritti, anzi li negano i diritti. Queste cose ce le dimentichiamo spesso, facciamo confusione, sleghiamo le storie dai contesti e quindi non ci portano a capire esattamente cosa succede e perché succede. Io ho molta fiducia nei giovani d'oggi, devo dire la verità, non ho nessun dubbio sui giovani d'oggi, nel senso che li vedo molto propensi a un'apertura, molto propensi ad ascoltare, molto propensi a essere curiosi. Se non puntiamo sulla scuola tutto quello che possiamo mettere, e davvero credo che sia l'investimento più importante che abbiamo in questo momento, ci saranno sempre meno giovani con opportunità di crescita, di studio personale e così via. Quindi se posso indicare qualcosa ai giovani è sicuramente quello di battersi per la scuola.